Ciao a tutti e benvenuti. Spero che la vostra giornata sia iniziata col piede giusto, perché oggi ci immergiamo in un viaggio diverso. Uno di quelli che non si fanno con i piedi, ma con la mente e con il cuore. Parleremo di un uomo vissuto 2000 anni fa, ma capace di parlare ancora oggi, come se conoscesse le nostre paure più intime, il caos della vita moderna, la sensazione di non avere mai abbastanza tempo, la stanchezza di chi corre, senza sapere esattamente verso dove. Il suo nome era Lucio Anneo Seneca, filosofo, scrittore, consigliere dell'imperatore Nerone, ma anche uomo fragile, pieno di dubbi, alla ricerca della tranquillità dell'anima, come tutti noi. Seneca nacque a Cordova, in Spagna, nel I secolo d.C., ma visse gran parte della sua vita a Roma. Fu uno degli uomini più colti del suo tempo. Amava la filosofia, la retorica, la scrittura, ma non era un sognatore distante dal mondo. Anzi, fu immerso fino al collo nella politica, nel potere e nei giochi pericolosi dell'impero romano. Diventò precettore del giovane Nerone e poi suo consigliere. Ma con il tempo vide quel giovane trasformarsi in tiranno e capì che la saggezza non basta sempre a salvare il mondo. A volte serve prima di tutto per salvare se stessi. Costretto all'esilio, poi riabilitato e infine obbligato al suicidio, Seneca visse una vita intensa, piena di alti e bassi, gloria e dolore. Ma fu proprio nel mezzo delle tempeste che scrisse le sue riflessioni più profonde. Lettere, trattati, pensieri, che oggi parlano ancora a chi cerca la pace in un mondo che corre troppo in fretta. Il tempo che sprechiamo. Non è che abbiamo poco tempo, è che ne sprechiamo tanto. Così scrive Seneca in uno dei suoi testi più famosi, De brevitate vitae, sulla brevità della vita. Pensaci un momento. Quante volte diciamo «Non ho tempo», «Vorrei fare quella cosa ma sono troppo occupato», «Un giorno lo farò», ma quel giorno spesso non arriva mai. Seneca ci avverte: la vita non è breve, è che la riempiamo di cose inutili, riempita di preoccupazioni, corse, obblighi, rumori. Viviamo come se avessimo un tempo infinito, ma ogni giorno, ogni ora, ogni attimo è una moneta che non tornerà mai più. E allora ci chiede: stai vivendo davvero o stai solo riempiendo il tuo calendario, senza ascoltare il tuo cuore? Fermati. Respira. Guarda dentro di te. Quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa solo perché ti faceva bene? Hai mai pensato a quanto tempo passi inseguendo cose che non ti servono davvero? Approvazione, successo, soldi. E il silenzio? E la pace? Seneca ci insegna che il tempo ben vissuto è quello usato per crescere, riflettere, amare, essere presenti. E questo è il primo passo verso la tranquillità. Trovare la pace dentro. Seneca dice: quando non trovi la pace dentro di te, è inutile cercarla fuori. Viviamo in un mondo dove tutto ci spinge verso l'esterno. Scrolliamo lo schermo, cambiamo canale, cerchiamo notizie, voci, conferme. Ma la voce più importante, quella della nostra anima, è spesso la più silenziosa. Quante volte hai sentito un vuoto, anche se fuori tutto sembrava perfetto? Hai mai provato quella sensazione di inquietudine senza nome, quella strana malinconia che arriva anche nei momenti di festa?
Seneca ci insegna che la vera pace non arriva quando tutto va bene. Arriva quando impari a stare bene con te stesso anche quando fuori c'è tempesta. E questa pace non si compra, si coltiva. Vivere con semplicità. Occupati di poco per essere felice. Questa frase di Democrito, amata da Seneca, racchiude un segreto dimenticato. La felicità non nasce dall'avere tutto, ma dal non desiderare troppo. Viviamo in case piene di oggetti, ma con cuori pieni di ansia. Compriamo cose per sentirci meglio, ma spesso ci ritroviamo solo più stanchi, più vuoti, più confusi. Seneca ci propone un'altra via, una vita più semplice, più leggera, dove non serve mostrare, dove non serve apparire. Basta essere. Essere presenti, essere grati, essere liberi da ciò che non serve. Non è rinuncia, è libertà. Una libertà che nasce dentro quando smetti di rincorrere tutto e inizi a scegliere ciò che conta davvero. Respira ancora una volta. Chiudi gli occhi se vuoi e chiediti: di che cosa ho davvero bisogno per sentirmi in pace? Forse non è una macchina nuova, forse non è una promozione, né una vacanza esotica. Forse è solo un momento di silenzio, una passeggiata, una parola gentile, un po' di tempo per te. Seneca ci ricorda che più la vita è semplice, più l'anima respira, e in quel respiro c'è già tutta la felicità che cerchiamo. Non reagire, scegli chi sei. Se qualcuno ti irrita, l'unica cosa che ti irrita davvero è la tua reazione. Questo pensiero di Epitteto, ripreso spesso da Seneca, ci insegna qualcosa di immenso. Nessuno ha il potere di disturbarti se tu non glielo permetti. Viviamo in tempi in cui tutto sembra una provocazione, un commento, una critica, un errore, e reagiamo, sempre, con rabbia, con ansia, con parole che spesso non riflettono chi siamo davvero. Seneca ci invita a fare qualcosa di più raro, ma molto più potente. Scegliere come rispondere. Non agire a distinto, non alzare subito la voce, ma fermarsi, respirare e rispondere da persone libere. Perché la vera libertà è scegliere chi essere anche quando tutto attorno è caos. Superare le difficoltà. La vita è lotta, scrive Seneca, ma nulla è tanto difficile che la mente umana non possa superare. Viviamo pensando che la felicità arriverà quando tutto sarà facile, ma non sarà così. La pace non arriva quando i problemi spariscono, ma quando impariamo ad affrontarli con calma, con forza, con lucidità. Seneca ci invita a vedere ogni difficoltà come un allenamento, ogni ostacolo come un maestro, ogni caduta come una lezione. La mente, dice lui, è come un muscolo e solo affrontando il peso delle sfide diventa più forte, più stabile, più serena. La tristezza, la paura, la fatica fanno parte della vita, ma non devono dominarci. Ogni volta che resisti, ogni volta che non molli, ogni volta che ti rialzi, stai costruendo la tua pace, una pace vera, profonda, inattaccabile. Hai dentro di te più forza di quanto pensi. Non serve diventare perfetti. Serve solo restare presenti, fare un passo alla volta. E se cadi, rialzati con amore. Seneca ci insegna che anche nella sofferenza può nascere una luce, una nuova consapevolezza, una nuova gratitudine. E quando impari a non reagire con rabbia, a trasformare il dolore in crescita,
scopri una verità semplice, ma rivoluzionaria. La vera tranquillità non è l'assenza di problemi, è la presenza di una mente calma, anche quando fuori c'è tempesta. Vivere senza paura del tempo. Non è la morte che dobbiamo temere, ma una vita non vissuta. Seneca ci parla spesso della morte, ma non con tristezza, con lucidità, con rispetto. Perché chi ha paura di morire è spesso qualcuno che non ha ancora imparato a vivere. Il tempo, dice lui, è il nostro bene più prezioso, eppure lo trattiamo con leggerezza. Lo regaliamo a chi non lo merita. Lo sprechiamo in abitudini che ci svuotano. Ma ogni giorno che passa è un giorno in meno della vita. E ogni giorno che scegliamo di vivere bene è un giorno in più della vita che sogniamo. Non possiamo controllare quanto tempo avremo, ma possiamo scegliere come viverlo. Osservati ogni sera. Seneca aveva un'abitudine speciale. Ogni sera, prima di dormire, si fermava e si faceva delle domande. Che cosa ho fatto oggi di buono? A che errore ho ceduto? Come posso essere migliore domani? Nessun giudizio, solo osservazione, solo verità. Perché chi si guarda con sincerità cresce, e chi cresce trova pace. Questa pratica, semplice ma potente, può trasformare le tue giornate. Può insegnarti a vivere con presenza, consapevolezza, amore. E ogni giorno può diventare una nuova possibilità. La tranquillità è già dentro di te. Non devi andare lontano, non devi cambiare tutto, non devi essere perfetto. Devi solo iniziare a vivere il tempo che hai con attenzione. Scegliere le persone che ti nutrono, le parole che ti sollevano, i silenzi che ti guariscono. E capire, come Seneca ci insegna, che la vera tranquillità non si trova nel rumore del mondo, ma nella pace che coltivi dentro di te. Se questo video ti ha toccato, se anche tu senti che il tempo è un dono e vuoi imparare a viverlo con più presenza, ti invito a lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi episodi. Ogni click è un piccolo gesto, ma per noi significa tantissimo. Significa che questa voce, questa filosofia, questa comunità sta crescendo insieme. Grazie di cuore per avermi accompagnato fin qui. Ci vediamo presto, con un nuovo viaggio dentro di te.